Cari amici e amiche di Solfatara News, un saluto fortissimo a tutta la nostra comunità che ogni giorno cresce, ci sostiene e ci dà la forza di continuare questo monitoraggio quotidiano della caldera. La vostra presenza costante è davvero ciò che rende possibile il nostro lavoro. Ogni commento, ogni like, ogni condivisione è un segnale concreto che quello che facciamo serve, che è utile, che è importante per la popolazione dei Campi Flegrei e non solo. A chi ci sta ascoltando per la prima volta, benvenuti. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci su Instagram e TikTok e a unirvi al gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, aggiornamenti e analisi in tempo reale. Un ringraziamento speciale va anche ai sostenitori della raccolta fondi. Il drone lo abbiamo già acquistato, mettendo noi la differenza. Ma il fatto che la raccolta sia arrivata al 93% per noi è un segnale enorme di vicinanza, un incoraggiamento che ci emoziona e ci spinge a non fermarci mai. Oggi iniziamo subito con una notizia importante. Nella mattinata sono state registrate 2 scosse sismiche anomale rispetto al comportamento recente della caldera. La prima, di magnitudo 2,4, è avvenuta alle 12:54 con epicentro in mare nella zona di Bacoli, a poco più di 2 chilometri di profondità. La seconda, di magnitudo 1,8, si è verificata prima, alle 11:57, sempre in mare ma in una zona laterale della caldera, lontana dalla classica area centrale, dove siamo abituati a vedere la maggior parte degli eventi. Il fatto che queste scosse siano state delocalizzate è un elemento rilevante, perché va interpretato in relazione a ciò che abbiamo osservato proprio ieri, durante i nostri sorvoli. Chi ci segue sa che ieri sia la fumarola Pisciarelli che il cratere Solfatara mostravano un comportamento insolitamente calmo. Getti di vapore ridotti, pressione visibile ai minimi degli ultimi giorni e una sensazione generale di rilascio superficiale molto debole. Proprio partendo da quel dato abbiamo spiegato che, quando la pressione non riesce a sfogare verso l'alto in maniera regolare, può formarsi una sorta di tappo roccioso, quello che in geologia viene chiamato cap rock, che blocca la salita verticale dei fluidi. Quando questo tappo si forma, anche solo in modo temporaneo, la pressione interna non scompare. Si ridistribuisce, si sposta, cerca nuove vie. E la via preferita in questi casi è lo spostamento laterale lungo i margini della caldera. Da qui deriva la nostra interpretazione delle scosse di oggi, non un fenomeno isolato, ma un possibile effetto del trasferimento laterale dei fluidi e della pressione intrappolata, che non riuscendo a sfogare verso l'alto, tende a incanalarsi verso le zone periferiche, generando scosse proprio dove oggi sono state registrate. Questo comportamento a volte anticipa fasi più dinamiche del sistema. Quando la pressione è costretta a muoversi lateralmente, significa che sotto c'è un accumulo significativo e che il sottosuolo sta letteralmente cercando un nuovo equilibrio. Lo abbiamo visto in altri periodi della storia recente dei Campi Flegrei. Le scosse laterali spesso coincidono con fasi di pressurizzazione profonda. E infatti il quadro di oggi conferma questa interpretazione. Durante i nostri sorvoli di stamattina, la fumarola Pisciarelli si presentava completamente diversa rispetto a ieri. Getti di vapore fortissimi, pressione altissima, un'attività intensa che non solo recupera la calma apparente del giorno precedente, ma la supera. Abbiamo rilevato anche la temperatura interna della fumarola, che oggi risulta di 100,7 gradi centigradi. È come se ieri la caldera avesse trattenuto il fiato e oggi lo stesse espellendo con molta più energia. Una dinamica che, unita alle scosse laterali, ci racconta di un sistema che non si sta affatto placando. L'INGV continua a comunicare che dobbiamo aspettarci altre scosse, altri eventi, altri sciami sismici. Tutto coerente, purtroppo, con ciò che stiamo osservando noi con le nostre telecamere termiche e con i droni. Anche nel cratere Solfatara, la situazione oggi era decisamente più energica. Getti di vapore forti, emissioni costanti e una pressione visibile che non si vedeva da giorni. La temperatura alla Bocca Grande è stata di 179 gradi centigradi,
un valore che si inserisce in una tendenza generale di aumento delle temperature che abbiamo registrato negli ultimi giorni. Mostreremo nel video lo schema completo, con tutti i valori, dal momento in cui abbiamo iniziato il monitoraggio termico quotidiano. La linea è chiarissima, in salita costante, con piccole oscillazioni giornaliere, ma con una traiettoria che punta verso un lento e incessante incremento. Solo oggi la temperatura mostra un lieve calo rispetto a ieri, ma all'interno di un trend che resta in crescita. Questo tipo di oscillazione non è un segnale rassicurante. Spesso, nelle caldere in pressione, un piccolo calo superficiale coincide con una ristrutturazione interna del sistema che prepara un nuovo incremento. Come ogni giorno abbiamo sorvolato anche via Antiniana per verificare l'avanzamento dei lavori. Oggi abbiamo trovato un'altra novità. Dopo aver rattoppato una corsia nei giorni scorsi, stamattina hanno messo pochi centimetri di cemento anche sull'altra corsia, probabilmente in preparazione dell'asfaltatura finale di entrambe. Abbiamo rilevato una temperatura massima di 49,2 gradi sulla carreggiata, molto più bassa di ieri. Ma questo è spiegabile dal fatto che il cemento è fresco e ancora umido. Quando si stabilizzerà, potremo capire se tornerà a registrare temperature superiori a 70 gradi, come abbiamo rilevato altre volte. Continueremo a monitorare giorno per giorno. Le variazioni termiche di quella zona, come sapete, sono sempre interessanti perché indicano come il calore proveniente dal sottosuolo sta attraversando il terreno in prossimità delle aree urbanizzate. Il quadro complessivo della giornata è quello di una caldera in forte movimento interno. La pressione sta aumentando, le temperature stanno salendo, i fenomeni sono dinamici e le scosse laterali indicano un sistema in fase di ridistribuzione interna dell'energia. Non è un segnale di tranquillità, è un segnale di attività. Non significa che ci sarà un'eruzione imminente, ma significa che siamo dentro una fase evolutiva che va monitorata continuamente e senza distrazioni. Il nostro compito è proprio questo: osservare, registrare, analizzare e raccontare alla popolazione ciò che accade giorno dopo giorno, senza filtri e senza distorsioni. Grazie a tutti voi che ci seguite, che ci sostenete e che ci permettete di portare avanti questo lavoro quotidiano. Continuate a restare aggiornati, restate vigili, restate consapevoli. Noi saremo qui ogni giorno a mostrarvi ciò che accade sopra e dentro la caldera. Un abbraccio da tutto il team di Solfatara News e ci vediamo nel prossimo aggiornamento.